Allora, ve li faccio vedere innanzitutto. Ci sono i classici pastelli come questi, che sono i famosi gessetti che si usano, che sapete sfarinano molto, no? Hanno questo effetto, sono anche questi molto pigmentati perché ci sono anche dei bellissimi colori e sono ideali per disegni artistici, per fare sfumature. Poi ci sono invece dei pastelli più duri e precisi che servono più per i dettagli. Guardate quante tipologie di pastelli ci sono. Allora, questi sono quelli classici, i gessetti classici, però sono in un certo senso artistici. Poi abbiamo questi pastelli che ci sono in varie versioni. Ci sono di questi morbidi, però sono in forma circolare. Altrimenti ci sono quest'altra serie qui che ora vi faccio vedere. Si possono comprare anche fusi e vi faccio vedere. Vedete, sfusi e ci sono di varie misure, vari colori, anche questi qui. Li potete usare anche tutti, come posso dire, strisciando di un lato oppure di punta per fare dettagli un pochino più precisi. Oltre a queste, io mi sono procurata delle matite per fare delle cose comunque più precise. Mi sono procurata degli sfumini che sono questi qui, li abbiamo usati già altre volte, ci sono di varie misure per dettagli più o meno fini e si possono usare anche per specie di spugnette oppure pennelli veri e propri che si usano per sfumare. Altrimenti esiste anche questi che sono delle spatoline a cui si può mettere un gommino che serve per sfumare, che hanno varie forme. Varie forme. Poi potete procurarvi anche una gomma, questa è una di quelle gomme, vi dicevo, anche elettriche, ma si può usare la gomma normale, non ci sono problemi. La cosa più importante questa volta è la carta. La carta, vi faccio vedere, io uso questa della Canson, è una carta per pastelli, multitecnica, ma soprattutto per pastelli, e ci sono, vedete, la caratteristica è quella di essere ruvida. C'è di colore giallo, c'è di colore grigio, c'è di colore più scura, marrone, vedete? E ci sono fogli, diciamo, sono un po' ruvidi che ricordano un po' la superficie del muro. Io qui ho già fatto un po' il disegno preparatorio, molto leggero, però prima di fare il disegno preparatorio vi voglio far vedere, per esempio, anche come si disegna una barca. E soprattutto vi dicevo, la carta da usare è sicuramente una carta ruvida, chiamata anche sabbiata. Si chiama anche pastel matte. Più ruvida è e meglio è perché trattiene la polvere che altrimenti tende a scivolare via. Quindi sicuramente dovete usare una carta specifica, appunto ruvida e specifica meglio per pastelli perché ci aiuta a trattenere il colore. Quali sono le tecniche di base con cui poi si lavorerà? Ora vi faccio vedere anche, prima vi volevo far vedere come si può disegnare anche una barca in maniera semplice. Scusate, per esempio avevamo da disegnare una barca un po' inclinata, no? Per farvi vedere, ecco, guardate, vi voglio far vedere. Potete fare un semplice 8, diciamo orizzontale tipo infinito, poi potete prendere e fare in un certo senso questa parte qui, questo tirate giù la barca e qui va bene, qui vengono fatte tutte le... e qui alla fine la barca può essere considerata questa. Non so se riuscite a vederla. È semplicissimo partendo da un 8. Comunque, per quanto riguarda appunto i pastelli, come si possono usare? Io ora vi prendo un colore, vi faccio vedere, per esempio, si può usare l'effetto, diciamo, come si usa effettivamente anche per le matite normali, si può usare il tratteggio lineare che poi si può sfumare con il pollice, con l'indice, con il dito che volete, si può sfumare, si può sovrapporre, per esempio, se io voglio fare, per esempio,
E poi dicevo, vedete, potete prendere un colore più scuro. Come avviene la fusione? La fusione è esattamente come per gli acquerelli, si possono fondere avvicinandoli così e create una sfumatura, o addirittura si possono sovrapporre. Se io lo sovrappongo, ancora meglio, viene una sfumatura ancora più graduale, anche tra colori completamente diversi, cioè sovrapponendo un colore su un altro. La stratificazione di solito si fa con colori più chiari prima e poi si può iniziare ad aggiungere dei toni sempre un pochino più scuri, toni sopra. Se no potete usare, vi dicevo, lo sfumino. Se non volete usare le dita, potete usare lo sfumino, solito discorso. Io metto un altro tono qui più scuro, mettete, e lavorando così, vedete, potete ancora sfumare anche con questo. Logicamente poi si sporca, anche questo qui potete usarlo come si usa proprio gli sfumini, questi, oppure quelli che vi ho fatto vedere prima, lavorando proprio con gli sfumini come si dipinge. Ora, se io l'ho macchiati con la grafite, dovrò sicuramente ripulirli oppure appuntarli con la carta vetrata. Ok? Queste sono un po' le indicazioni. Per esempio, se voi Ecco, Miguel. invece di usare pastelli secchi, usate i pastelli, diciamo questi secchi morbidi, usate quelli a olio o a cera, che cosa si fa? Con quelli lì si può fare anche stratificazioni come vi ho fatto vedere e si può addirittura procedere con lo sgraffio, rimuovere poi, dare una base sotto, rimettere sopra un altro colore e poi graffiando si può rimuovere e far riapparire il sotto. Questo sgraffio, diciamo, graffiando lo strato superficiale, si può fare con lamette, con chiodi, con bisturi. E è anche una tecnica molto particolare. I dettagli finali, logicamente, come vi ho detto, dovete usare i pastelli più fini e più duri e piccoli nel dettaglio. Altra cosa, prima di fissare il dipinto dovete soffiare via tutta la polvere. Non passate, mi raccomando, la mano così perché altrimenti vi va via tutto. Dovete proprio soffiarlo via e poi si può fissare con prodotti apposta fissativi specifici proprio per pastelli. Poi vi voglio dare comunque dei suggerimenti pratici. Prima cosa, lavorate dall'alto verso il basso, mai viceversa. Quindi noi inizieremo dal cielo in alto e perché logicamente se io lavoro prima la parte sotto e poi vado a fare il cielo, lo vedete bene, con la manica vado a sporcare tutto. Quindi si lavora dall'alto verso il basso e viceversa, se io sono destra, lavoro da sinistra verso destra. Va bene? Anche qui per non sporcare il lavoro. Poi dovete tenere comunque i colori chiari, in un certo senso, separati dagli scuri, per evitare anche contaminazioni. Quando tenete anche i colori nella, non so se avete la tavolozza o una custodia, se no a volte vi si sporcano e facilmente, insomma, si sporcano e poi cambiano di tono. Poi vi volevo dire che potete spezzettarli voi in dei punti, dei pastelli per ottenere degli spigoli che servono appunto per i dettagli più fini e precisi, come vi ho detto. Vedete, questo se io vi prendo questo qua, ora logicamente ecco, fate una selezione dei colori che vi servono. Ora io qui ce n'ho tanti. Vedete, con questo qui io lo posso usare, vi faccio vedere, lo posso usare piatto così e fare linee grandi, ma lo posso usare anche finissimo così, se lo uso di taglio, lo posso usare così e fare una linea più grande. A seconda di come lo uso, cambia l'effetto. Ok? A questo punto io andrei a fare il nostro lavoro e certamente mi procuro i toni, i colori che per me vanno meglio.